Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Eczema Infectopharm Arzneimittel und Consilium GmbH. Ultimo aggiornamento 30 novembre 2021. Cos'è Eczema? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Eczema durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'è Eczema? Eczema è un farmaco a base del principio attivo fluocinolone acetonide, appartenente alla categoria degli corticosteroidi e nello specifico corticosteroidi attivi, gruppo II. È commercializzato in Italia dall'azienda Infectopharm Arzneimittel und Consilium GmbH. Eczema può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Eczema 250 mcg/ml gocce auricolari, soluzione in contenitore monodose 15 fiale da 0,40 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Infectopharm Arzneimittel und Consilium GmbH. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe C. Principio attivo: fluocinolone acetonide. Gruppo terapeutico: corticosteroidi. Forma farmaceutica: gocce. Indicazioni: Eczema 250 mg/ml gocce auricolari, soluzione contiene un corticosteroide di potenza medio-bassa indicato per il trattamento dell'eczema auricolare negli adulti con membrana timpanica intatta. Posologia: per uso auricolare. Posologia: instillare il contenuto di uno fiale monodose nell'orecchio interessato 2 volte al giorno per 7 giorni. Popolazione pediatrica. L'uso di fluocinolone acetonide per il trattamento dell'eczema auricolare non è stato studiato nei bambini e negli adolescenti. Pertanto, l'impiego di questo medicinale non è raccomandato in questi sottogruppi di popolazione. Modo di somministrazione: instillare il medicinale con il paziente disteso e l'orecchio interessato rivolto verso l'alto. Premere quindi 4 volte sul trago, spingendolo verso l'interno per favorire la penetrazione del medicinale nel canale auricolare. Mantenere la posizione per circa 1 minuto. Se necessario, ripetere nell'altro orecchio. Tenere in mano la fiala per riscaldare la soluzione ed evitare che venga instillata mentre è ancora fredda. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo fluocinolone acetonide, ad altri corticosteroidi o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Eczema 250 mg/ml gocce auricolari, soluzione destinato unicamente all'uso auricolare. Non deve essere utilizzato in ambito oftalmico e è copyright somministrato per via iniettiva. L'uso di Eczema 250 mg/ml gocce auricolari, vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono stati effettuati studi di interazione. Vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Eczema durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Eczema durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. La somministrazione sistemica di corticosteroidi a dosaggi relativamente bassi ha generalmente effetti teratogeni negli animali di laboratorio. Corticosteroidi di maggiore potenza si sono rivelati teratogeni in seguito all'applicazione dermica, vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Eczema 250 mg/ml gocce auricolari, soluzione non ha effetti rilevanti sulla capacità di guidare veicoli e sull'utilizzo di macchinari. Effetti indesiderati. Per la classificazione delle reazioni avverse è stata applicata la terminologia MEDRA. Molto comune, a 0 yen 1 decimo, comune, a 0 yen 1 centesimo, 1 decimo, non comune, a 0 yen 1, 1, 000, 1 centesimo, raro, a 0 yen 1, 10, 000, 1, 1, 000, molto raro, 1, 10, 000, non nota, vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. I corticosteroidi applicati per via topica possono essere assorbiti in quantità tali da produrre effetti sistemici. Vedere paragrafo 4.4. In caso di ingestione accidentale, occorre intraprendere il prima possibile le misure di routine, quali la lavanda gastrica.
Non esiste un antidoto specifico per il sovradosaggio da fluocinolone acetonide. I pazienti devono essere trattati con terapia sintomatica. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Preparati etologici. Corticosteroidi. Codice ATC. S02-08. Meccanismo d'azione. Fluocinolone acetonide è un corticosteroide fluorurato con proprietà antinfiammatorie, antipruriginose e vasocostrittrici. Gli effetti antinfiammatori precoci dei corticosteroidi topici includono proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. L'assorbimento di fluocinolone acetonide in seguito alla somministrazione topica è generalmente basso e sembra variare a seconda della sede di applicazione. Non esistono dati sull'assorbimento in seguito all'applicazione, dati preclinici di sicurezza. In relazione alla potenziale ototossicità e tolleranza locale di fluocinolone acetonide, i risultati di studi non clinici hanno evidenziato che la somministrazione intratimpanica dell'associazione di fluocinolone acetonide 0,025% a ciprofloxacina, elenco degli eccipienti, polisorbato 80, glicerolo, povidone K90F, acido lattico, sodio idrossido 1N, acqua purificata, fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.